Rieccoci con un nuovo video. Come potete vedere quest'oggi con questo meraviglioso mazzo, il Casanova Tarot, un mazzo che io amo particolarmente perché parla di passione, un mazzo che parla di ovviamente erotismo e ci racconta qualcosa in più in riferimento alle avventure del giovane birbantello Casanova. Ovviamente, che cosa andremo a chiedere a questo mazzo? Ci saranno per me, arriveranno per me delle novità stuzzicanti per quanto riguarda ovviamente la mia vita erotico-passionale e soprattutto eventualmente ci sarà una nuova storia per me appagante soprattutto da un punto di vista erotico e passionale. Cerchiamo anche di capire magari con chi appunto voi potreste vivere questa storia, magari anche quando, quindi cerchiamo di capire anche qualcosa in più in riferimento per esempio alle tempistiche e ovviamente cerchiamo anche di capire come sarà questa storia. Chiaramente ragazzi, focus fondamentale non soltanto per quanto riguarda ovviamente il futuro, ma cerchiamo anche di capire qualcosa in più sul presente, cioè obiettivamente se ci sia per esempio ad oggi ancora qualcuno magari di particolarmente interessato a voi. Dunque, per il principio di sincronicità, appunto, possiamo iniziare a mescolare il mazzo dei Casanova Tarot e dunque cerchiamo di capire per chiunque scelga questo video incappi casualmente appunto in questo video se ci saranno delle novità stuzzicanti in amore per quanto riguarda soprattutto la passione. Cerchiamo di capire se ci sarà qualcuno che risveglierà i vostri sensi e appagherà ovviamente i vostri desideri. Vediamo un po'. Perfetto. Ora stendiamo appunto il mazzo sul tavolo di stesa. Perfetto, allora iniziamo ovviamente a disporre in maniera molto più chiara e ordinata le carte sul tavolo di stesa. Questo è un metodo che io uso molto spesso, ovviamente sul canale, ossia appunto il metodo delle 8 carte. Quest'oggi, come vedete, c'è una carta in più perché appunto nel mescolarle e successivamente nel disporle sul tavolo appunto di stesa, questa carta ovviamente è praticamente sopraggiunta su questa carta, questa posizione. Di conseguenza cercheremo di capire che cosa questo arcano in più vuole dirci, perché no? Dunque, in prima posizione analizziamo il presente, ovviamente, della situazione, quindi per quanto riguarda la vostra vita erotico-sentimentale. In seconda posizione cerchiamo di capire tutto ciò che c'è di positivo, per quanto ovviamente riguarda la vostra vita erotico-sentimentale, quindi cerchiamo ovviamente di capire se ad oggi c'è qualcuno di realmente interessato a voi. In questa posizione cerchiamo di capire cosa avete nel cuore, paure ma magari anche aspettative. In quarta posizione cerchiamo appunto di capire i contro della situazione, quindi ostacoli, rivali, nemici vari. In questa quinta posizione
cerchiamo appunto di capire l'ambiente che vi circonda, come possa in qualche modo influenzare positivamente o negativamente la vostra vita erotico-passionale, con l'aggiunta di questa carta in più che desiderava ardentemente essere appunto letta assieme a questa carta, e dunque lo faremo. In questa posizione, appunto in terzultima posizione, cerchiamo di capire qualcosa in più sul vostro percorso karmico, cioè obiettivamente che tipologia di rapporto da un punto di vista ovviamente erotico e passionale andrete appunto a vivere entro evidentemente breve tempo, e chiaramente con chi. In penultima posizione il consiglio degli arcani, cioè che cosa vi viene consigliato di fare, come vi viene consigliato di agire, e in ultima posizione cerchiamo di capire qualcosa in più proprio sul vostro futuro, cioè è la risposta alla domanda. Ovviamente ragazzi, voi sapete che le tempistiche inerenti all'evolversi, al verificarsi degli eventi previsti dall'ultima carta dipendono dall'ultima carta stessa, cioè dal valore identificativo di questa carta. Voi sapete che ogni singolo arcano ha delle proprie tempistiche, d'accordo? Quindi chiaramente a seconda delle tempistiche abbinate a questo arcano, ovviamente cercheremo di capire qualcosa in più sui vostri eventi futuri in ambito proprio erotico e sentimentale. Dunque, direi che appunto possiamo iniziare dalla prima posizione, ovvero cerchiamo appunto di capire il vostro presente, quindi se ci possa essere ad oggi qualcuno di particolarmente interessato a voi. E qui abbiamo il 2 di bastoni. Allora, qualcuno di interessato a voi c'è? Assolutamente sì. Ovviamente una persona che però si fa un po' attendere, perché il 2 di bastoni è una carta che ovviamente parla di attenta, appunto, vedete, organizzazione e pianificazione sul dove, come e quando. Quindi sicuramente qui c'è una persona che è interessata a voi, quindi un'energia maschile anche molto eccitata ovviamente dalla vostra presenza, ma vi ripeto, una persona che per svariate ovviamente motivazioni si fa un po' attendere. Quindi una persona che obiettivamente tende un po' a procrastinare anche, vedete, degli incontri, o comunque il vedervi, o comunque per esempio il dichiararsi. Quindi qui abbiamo proprio una persona che, pur desiderandovi molto, tende però ad allungare un po' troppo i tempi. Inoltre, per quanto riguarda questo mazzo, il 2 di bastoni è la carta del gioco libertino, della ricerca, diciamo, di stimoli. Quindi voi, diciamo, potreste sì avere qualcuno di molto interessato a voi, persona che potrebbe essere già impegnata e che quindi ovviamente cerca in voi uno stimolo erotico di una certa importanza, una persona tendenzialmente appunto dal carattere un po' libertino, cioè una persona che non è particolarmente fedele per quanto riguarda i rapporti, quindi una persona che pensa molto ai bastoni, quindi alla passione, all'eros, ma che obiettivamente si fa pochi scrupoli anche eventualmente di tradire la compagna. Quindi è una persona che, vedete, immagina di tutto e di più con voi, quindi è una persona che viene molto stimolata anche semplicemente dal vedervi, però ovviamente nonostante questa persona possa essere, diciamo così, stimolata, tende un po' troppo a pianificare, probabilmente proprio perché è un libertino, quindi una persona impegnata che evidentemente o non può vedervi, diciamo, in maniera costante come vorrebbe, oppure una persona che non si sta nemmeno dichiarando, non vi ha mai palesato il suo interesse. Voi potreste anche non esservi mai accorte dell'interesse di questa persona, proprio perché, vi ripeto, questa è una persona che deve in qualche modo castrare, diciamo, i suoi desideri, pur avendo, vedete, delle grosse fantasie nei vostri confronti. Vi ripeto, è una persona che ama molto il sesso e la sessualità, e soprattutto è una persona che si fa pochi scrupoli
d'accordo? Non ha molti tabù, questa persona, per quanto riguarda eventualmente il tradire. È chiaro che però il 2 di bastoni, vi ripeto, parla di attenta pianificazione, quindi è una persona che sicuramente prima di farsi avanti in maniera, diciamo, definitiva, ci deve pensare su parecchio e soprattutto deve un po' organizzare, vi ripeto, il come, il dove, il quando. Tra l'altro, il 2 di bastoni è una carta appunto di grado secondo, quindi rappresenta due possibilità, quindi questo avvalora ancora di più il fatto che sia una persona impegnata, che quindi possa avere due persone, quindi voi e un'altra donna, vivendovi o come due storie parallele, ovviamente nel caso in cui voi sappiate di essere appunto, diciamo, tra virgolette, ragazzi, prestatemi il termine, l'amante di questa persona, oppure una persona che comunque ha al suo fianco un'altra donna e che ovviamente, pur non avendovi, diciamo, palesato ancora nulla del suo interesse, però vi sogna alla grande, quindi una persona che comunque vi desidera molto. D'accordo? Quindi questa è una persona che ha modo sicuramente di vedervi magari anche molto spesso, perché è un 2 di bastoni che rappresenta quindi tempistiche comunque veloci, quindi o è una persona che vi segue sui social e quindi chiaramente ha modo di vedere per esempio tutto di voi ogni qualvolta voi andiate a postare qualcosa in riferimento a voi, oppure è una persona che vi vede tutti i giorni, può essere un vostro collega, può essere un vostro vicino di casa, può essere un amico che però ovviamente sta nascondendo e celando molto più di una semplice amicizia, d'accordo? Quindi qui c'è una persona che è sicuramente molto interessata a voi e che vi sogna particolarmente. Attenzione, perché è la carta del libertino, quindi una persona che, diciamo, ecco, a livello morale e a livello etico non si fa troppi problemi. D'accordo? Cioè, nella sua scala di priorità è una persona che mette al primo posto il proprio soddisfacimento fisico ed erotico. D'accordo? In poche parole. D'accordo? Ora vediamo in seconda posizione cosa c'è di positivo nella vostra vita erotica, cioè cerchiamo di capire se possa esserci magari qualcun altro di un po' più, diciamo, moralmente equilibrato rispetto a questa persona. E qui abbiamo il 10 di spade. Allora ragazzi, il 10 di spade parla comunque di, in qualche modo, diciamo, piccole fortune, piccoli vantaggi, momenti, diciamo, di un certo piacere da afferrare al volo, cioè delle occasioni, diciamo, propizie per quanto riguarda appunto dei piccoli vantaggi, quindi guadagni comunque temporanei, diciamo qualcosa di caduco, di momentaneo, di passeggero, che in qualche modo, diciamo, possa aver sino ad ora lenito la vostra insoddisfazione. Cioè, obiettivamente, voi potreste aver vissuto dei momenti, per carità, positivi, ma comunque centellinati da parte della sorte. Il 10 di spade parla infatti di una persona che, diciamo, ha alternato molto rapidamente momenti di godimento, di passione, a momenti di, diciamo, insoddisfazione oppure proprio anche di solitudine. Quindi sicuramente ci sono stati dei momenti positivi e ci sono dei momenti positivi, però vi ripeto, delle situazioni che lasciano il tempo che trovano, cioè delle simpatie momentanee, degli incontri molto veloci, molto passeggeri, situazioni che obiettivamente non vi hanno lasciato ad oggi nulla di particolarmente incoraggiante. Quindi vi ripeto, occasioni da afferrare al volo, ma che però, come potete vedere, non vi hanno arricchito, bensì, vedete, vi hanno stancato. Nel caso in cui voi abbiate una storia o una frequentazione con una persona impegnata, ecco che evidentemente gli incontri con questa persona o sono sporadici, quindi lontani nel tempo l'uno rispetto all'altro, oppure non vi soddisfano appieno, cioè c'è qualcosa che non va in questi incontri proprio da un punto di vista passionale, c'è qualcosa in cui questa persona che state frequentando è carente.
Oppure, vi ripeto, potreste proprio aver conosciuto persone che magari, per carità, da un punto di vista erotico sono stati comunque, direi, piuttosto soddisfacenti, ma situazioni che poi si sono fermate, vuoi per tante motivazioni, d'accordo? Quindi la carta del 10 di spade parla sì di riempitivi che in quel momento possono avervi, diciamo, fatto bene, però ovviamente poi alla fine non vi hanno lasciato nulla, cioè nessuno da un punto di vista erotico passionale vi ha veramente arricchito, d'accordo? Quindi è chiaro che potreste proprio aver trovato una persona impegnata che si fa vedere poco, si fa sentire poco, o comunque persone magari anche libere, però poco, diciamo, avvezze ai rapporti e di conseguenza che tendevano a comparire, sparire, ricomparire. Quindi diciamo storie molto centellinate, incontri centellinati e ovviamente passionalità altrettanto centellinata, quindi situazioni, vi ripeto, troppo passeggere e instabili, che non vi davano proprio quel senso di godimento pieno, d'accordo? Quindi anche incontri molto veloci, dove comunque avete effettivamente o goduto poco o comunque non vi siete particolarmente, diciamo, sentite appagate, d'accordo? Quindi piccoli momenti di guadagno, ma nulla di più. Qualche speranza, vedete, c'è ancora in riferimento al futuro, ma ovviamente situazioni che comunque vi hanno stancato e soprattutto, vedete, deluso. Cioè siete state spesso deluse, proprio da un punto di vista passionale, non solo sentimentale. Vediamo ragazzi in posizione ovviamente centrale i vostri sogni, ovviamente i vostri desideri, le vostre perplessità. E qui abbiamo ovviamente il fante di coppe, come volevasi dimostrare. Allora, queste situazioni ovviamente vi hanno deluso proprio perché voi avreste obiettivamente bisogno di un fante di coppe, cioè di una persona innanzitutto pulita e onesta. Quindi una situazione ovviamente chiaramente che parta da basi di onestà, quindi non più persone impegnate o diciamo persone non disposte a cambiare la propria vita qualora impegnate, o comunque avete assolutamente bisogno di novità, perché ovviamente il fante parla di tutte quelle situazioni nuove ed embrionali che ovviamente portano freschezza e divertimento nella vita del consultante o della consultante. Quindi obiettivamente voi avreste proprio bisogno di cambiare aria, di ricominciare da capo, quindi situazione nuova embrionale appunto, che possa in qualche modo darvi, sì, sicuramente diciamo dell'erotismo, ma in realtà qui abbiamo una carta di coppe. Voi avreste bisogno anche di tanto romanticismo. Il fante di coppe rappresenta quei messaggi magari dolci, il buongiorno piuttosto che un invito romantico e poi sicuramente anche un incontro erotico importante, ma innanzitutto voi avreste assolutamente bisogno ovviamente di coppe, quindi di sentire e percepire ovviamente i sentimenti di un'altra persona in maniera molto forte o comunque se non altro il desiderio di conquistarvi. Perché il fante di coppe rappresenta appunto il corteggiatore, l'amante sincero, d'accordo? La persona dolce, tenera, che riesce a mixare, diciamo, erotismo a sensualità e a dolcezza interiore. D'accordo? Quindi una persona che soprattutto, vedete, non indossa maschere. Perché ovviamente in questo mazzo la maggior parte di re, regine e cavalieri indossano una maschera, i fanti no, soprattutto il fante di coppe, proprio perché appunto il fante di coppe rappresenta appunto la serietà, un atteggiamento pulito, un atteggiamento trasparente che appunto vi dia la possibilità di potervi fidare di questa persona e ovviamente affidare a questa persona. Quindi avete ovviamente bisogno di un mix perfetto tra erotismo e sentimento, una persona che sappia, diciamo, comunque coinvolgervi da un punto di vista erotico, ma anche tanto da un punto di vista sentimentale, cioè avete anche voglia di ricominciare un po' ad amare, di innamorarvi, di, diciamo, prendersi quelle cotte meravigliose che ovviamente ti
cambiano anche un po' la vita, no? Ti fanno ovviamente anche sentire meglio, una ventata d'aria fresca, cambiando ex novo, cioè voi avreste proprio bisogno di chiudere rispetto a delle situazioni ovviamente del passato. Vediamo ragazzi ora in questa posizione i contro, cioè nemici, rivali, situazioni che possono in qualche modo, diciamo, contrastare appunto la vostra ricerca d'amore o comunque il vostro appagamento erotico e passionale. E qui abbiamo ovviamente l'eremita, il nono arcano maggiore, una carta di una profondità incredibile, ma come in questo caso ovviamente in accezione negativa, è ahimè una carta che parla, ecco, di estrema lentezza, di situazioni nascoste che obiettivamente sino ad ora non vi hanno portato a nulla. In accezione positiva, ragazzi, l'eremita rappresenta qualcosa che germoglia, d'accordo? Quindi che seppur, diciamo, con una certa lentezza, prende però corpo, ovviamente, in futuro. Ecco, nonostante tutto quello che voi abbiate sino ad ora dato a questa o a queste persone, voi non avete avuto alcun ritorno e quindi un riscontro, diciamo, positivo in riferimento a queste situazioni. Questa, diciamo, insoddisfazione potrebbe avervi portato, o potrà ovviamente portarvi anche, perché queste sono posizioni inerenti il presente, ma ovviamente anche l'immediato futuro, chiaramente, quindi potrebbe proprio anche portarvi nell'immediato futuro a decidere proprio una sorta di distacco da determinate persone o determinate situazioni, perché l'eremita parla proprio di isolamento rispetto a delle situazioni che non hanno portato all'evoluzione dell'eremita, quindi situazioni obiettivamente che non vi hanno dato nulla anche e soprattutto a livello interiore, quindi parla proprio di distacco, diciamo, per quanto concerne proprio determinate situazioni o conoscenze, d'accordo? L'eremita parla anche ovviamente di castità, quindi per alcuni di voi ovviamente l'eremita potrebbe proprio parlare o, vi ripeto, di sessualità non soddisfacente, ve lo dicevo però ragazzi già con il 10 di spade, oppure addirittura di lunghi momenti di astinenza proprio dal sesso, d'accordo? Ovviamente non legata questa astinenza a una vostra scelta ben precisa, ma all'incapacità delle persone sino ad ora conosciute di appunto soddisfarvi. Quindi obiettivamente ad oggi potreste veramente essere, diciamo, carenti di attenzioni da un punto di vista ovviamente erotico, ma anche carenti, diciamo, di momenti eroticamente spinti, cosa che sicuramente vi farebbe bene e vi ecciterebbe non poco, proprio a seguito, diciamo, anche di una scarsa fiducia a causa, vi ripeto, di persone sbagliate conosciute, incontrate in passato o persone che ancora fanno parte del vostro presente. Quindi queste situazioni comunque talmente insoddisfacenti e ovviamente non particolarmente celeri, che non vi hanno lasciato, vi ripeto, qualcosa in mano, potrebbero avervi proprio portato ad allontanarvi dalla sessualità e addirittura, diciamo, a vivere un periodo quasi di castità. Quindi potrebbe ovviamente essere trascorso molto tempo dall'ultima volta in cui vi siete sentite magari molto coinvolte eroticamente parlando o in cui avete avuto dei rapporti fisici completi, per esempio. Cioè l'eremita parla proprio di un distacco da situazioni che non piacciono più. Ecco, queste situazioni però hanno lasciato ovviamente delle ferite che hanno portato anche il consultante o la consultante ad un certo distacco dalle faccende materiali. Quindi questo eremita per alcune di voi potrebbe riguardare anche essere inerente anche a una situazione di questo genere. Quindi potrebbe essere trascorso molto tempo, ovviamente, da quando avete avuto il vostro ultimo rapporto, o comunque molto tempo da quando avete veramente goduto pienamente da un punto di vista erotico, ovviamente, e sessuale, d'accordo?
Ecco, questo potrebbe, diciamo, accadere anche nell'immediato futuro, cioè voi potreste decidere di rinunciare, diciamo, magari anche a degli inviti, a degli incontri, proprio perché vi renderete conto razionalmente, come tipico ovviamente dell'eremita, che queste storie non porteranno ovviamente a nulla e non porterebbero ovviamente a nulla, d'accordo? Quindi non siete più disposte e non sarete più disposte semplicemente a perdere tempo. Ora vediamo invece ovviamente in questa posizione l'ambiente esterno come vi condiziona, quindi amici, conoscenti, colleghi. Vediamo un po' che cosa l'ambiente esterno può darvi in ambito appunto erotico e passionale. Qui abbiamo il 5 di denari, unicamente diciamo rapporti generalmente o con persone diciamo impegnate oppure con persone disposte a dare solo sessualità. Il 5 di denari, infatti, ragazzi, per diciamo definizione cartomantica, ecco, rappresenta la carta dell'amante. Quindi voi potreste avere sotto mano a disposizione unicamente persone o impegnate, appunto, chiaramente come vi dicevo a inizio stesa con il 2 di bastoni, quindi per carità disponibili in qualche modo appunto ad avere dei rapporti con voi, ma solo quello ovviamente, oppure persone non impegnate ma che sono allergiche profondamente ai rapporti sentimentali, quindi persone che vogliono vedervi soltanto per quella notte e poi mai più, o soltanto in virtù di questa tipologia di conoscenza e ovviamente frequentazione. Cioè il 5 di denari è una carta che è molto positiva per quanto riguarda l'aspetto materiale, d'accordo? Della vita. Ma per quanto riguarda situazioni sentimentali, assolutamente no. È una carta che parla di povertà. Quindi diciamo che tutte le persone che vi circondano non sono in grado di darvi quello che voi volete, cioè questo ovviamente fante di coppe. Non sono in grado di mixare, diciamo, erotismo a sentimento, perché sono persone o impegnate che tendono ad agire da libertino, 2 di bastoni, oppure persone che obiettivamente non amano gli impegni e che quindi vivono, diciamo, da eterni Peter Pan, quindi persone molto immature che tendono anche a svolazzare, diciamo, di fiore in fiore, d'accordo? Vediamo questa carta che in qualche modo voleva per forza appunto essere estratta assieme a questo punto, a questo 5 di denari. Vediamo un po', e qui abbiamo il re di bastoni. Allora, particolare attenzione a questo re di bastoni. Allora, il re di bastoni è un uomo ovviamente adulto, i re generalmente hanno dai 45 anni in su, quindi una persona che potrebbe da un punto di vista astrologico appartenere ad uno dei 3 segni di fuoco, quindi Leone, Sagittario, Ariete, oppure potrebbe, ragazzi, avere anche l'ascendente, ovviamente in uno di questi 3 segni, o comunque avere un tema natale ricco, ovviamente, di questi segni di fuoco per quanto riguarda il proprio tema natale e ovviamente i pianeti principali che strutturano la sua personalità, ad esempio Marte e Venere. Potrebbe avere per esempio Marte in Ariete, Venere altrettanto in Ariete, ascendente Leone, è un esempio, quindi una forte compresenza ovviamente di segni di fuoco nel proprio tema natale. Ecco che obiettivamente questa persona è particolarmente, diciamo, focosa, ovviamente una persona che ama molto il sesso e la sessualità, è una persona ovviamente molto appassionata, è una persona molto eccitata rispetto a voi, è una persona a cui voi piacete molto da un punto di vista fisico, ma è ovviamente una persona che ovviamente, venendomi accanto al 5 di denari, diciamo che ha come unico obiettivo per quanto riguarda la frequentazione con voi appunto la sessualità. Quindi è una persona che vuole a tutti i costi conquistarvi perché è un re
e quindi, come tutti i re, non ama ovviamente la sconfitta, ma ritiene di essere praticamente in dovere di ricevere soltanto grandi lodi. Quindi è una persona che dà per scontato che voi cadiate ai suoi piedi. È una persona che potrebbe o essersi già fatta avanti in qualche modo con voi, palesando il suo interesse, o potrebbe essere nascosta nell'ombra, 2 di bastoni. Attenzione, perché è un re, quindi potrebbe essere una persona impegnata e che finge abilmente di ovviamente essere single o di essere per esempio in un momento di crisi con la compagna ufficiale, d'accordo? Quindi attenzione a questa persona, perché è una persona molto, diciamo, impaziente di consumare, tra virgolette, il rapporto con voi, ma è una persona che ad oggi, ovviamente in questo momento, diciamo che vi vede unicamente per questo, con questa finalità. Vi ripeto, una persona adulta dai 40-45 anni in su potrebbe già essere padre e potrebbe essere una persona impegnata o comunque che finge, per esempio, di non essere impegnata, magari di essere in, diciamo, via di separazione, di allontanamento, ma attenzione, perché qui la verità è ben altra. È una persona che ha come obiettivo il 5 di denari. Visto che obiettivamente questa carta aveva tutta quest'urgenza in qualche modo di essere vista e scoperta, è chiaro che evidentemente gli arcani stanno cercando proprio di mettervi in qualche modo in guardia in riferimento a questa persona. Quindi vi ripeto, potrebbe appartenere ad uno dei 3 segni di fuoco: Leone, Sagittario, Ariete, o averne l'ascendente. Una persona adulta che potrebbe avere un matrimonio alle spalle o essere ancora sposata, questa persona evidentemente anche con figli, una persona dai 45-40 anni in su, comunque una persona adulta e matura, che da un punto di vista professionale ha già un certo ruolo, quindi potrebbe essere un capo, un datore di lavoro, comunque una persona che, diciamo, ricopre un ruolo di una certa importanza. È una persona molto furba, è una persona scaltra ed è il classico libertino. Abbiamo identificato chi è questo libertino che continua a comparire dall'inizio, quindi attenzione a questa persona che, vi ripeto, potrebbe fingere di essere assolutamente ovviamente vostra amica, quindi di volere soltanto un rapporto di tipo amicale. In realtà tutto ciò non è assolutamente vero. È una persona che vi desidera tantissimo, che vi vede fisicamente come evidentemente la donna ideale, ma è una persona assolutamente inaffidabile. È una persona priva di scrupoli, che ha molta fretta di concludere, ed è una persona che, diciamo, potrebbe in qualche modo raccontarvi appunto qualche bugia di troppo, d'accordo? Quindi sicuramente è una persona un po' troppo, diciamo, ambiziosa per quanto riguarda, diciamo, il voler arrivare a voi, e soprattutto, vi ripeto, è la carta dell'infedeltà. Quindi una persona che potrebbe voler semplicemente tradire la compagna ufficiale, d'accordo? Quindi cercate di prestare attenzione a questa persona. Ora vediamo invece, ragazzi, in questa appunto terzultima posizione, il karma, cioè che cosa obiettivamente vi attende prossimamente per quanto riguarda il vostro cammino appunto karmico, quindi quali tipologie di rapporti ovviamente andrete a stringere possibilmente a breve termine. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 4 di bastoni. Allora, ragazzi, la carta del 4 di bastoni ovviamente è una carta che parla sicuramente di stabilità, è una carta che parla ovviamente di incontri, è una carta che parla di un rapporto che voi andrete a vivere e ad iniziare con una determinata persona, di nuovo bastoni, ovviamente sotto la scorta di una grande appunto passione ed erotismo. Voi ovviamente non riuscirete a dir di no a questa persona, perché in qualche modo 4 di bastoni parla proprio di concordia, di alleanza, di collaborazione, quindi questa persona sicuramente ovviamente vi piacerà molto. Una persona che saprà quindi darvi anche proprio dei momenti di gioia, di spensieratezza, perché ovviamente il
4 di bastoni parla proprio di questo, quindi di momenti di giubilo, momenti di gioia, momenti di grande ovviamente godimento, di celebrazione, unione, stabilità, accordi, quindi avrete modo di sentire questa persona più e più volte, una persona che quindi vorrà ovviamente iniziare a frequentarvi. Per quanto riguarda le tempistiche, il 4 di bastoni, come le carte mediane dei bastoni 4, 5, 6 di bastoni, generalmente ovviamente è una carta che si riferisce alla seconda decade di un mese. Dunque vi faccio un esempio: nel caso in cui voi andiate a guardare questo video i primi giorni del mese di maggio, ecco che entro, diciamo grosso modo, la seconda decade del mese di maggio, quindi entro il 20 più o meno del mese di maggio, voi inizierete una frequentazione con questa persona, oppure diciamo comunque entro una ventina di giorni rispetto a quando voi andrete appunto a vedere questo video, ecco che una persona si farà avanti. Comunque vi dimostrerà in maniera, vedete, ovviamente molto equilibrata e regolare il suo interesse. Quindi sicuramente entro le prossime settimane voi avrete appunto modo proprio di sentire una determinata persona, di vedere questa persona e di divertirvi con questa persona, perché vi ripeto, il 4 di bastoni è la carta del divertimento in riferimento proprio all'eros, cioè ai bastoni. È chiaro che ovviamente questa storia, questa frequentazione diventerà comunque molto stabile, cioè non sarà soltanto un vedersi la prima volta e poi basta, cioè voi vi vedrete ovviamente e vi sentirete ancora, e questo 4 di bastoni lascia comunque presagire a, diciamo, forti legami ovviamente che si andranno a creare tra voi e questa persona. Che cosa vi unirà a questa persona? Una grande affinità erotico passionale, d'accordo? È chiaro che il 4 di bastoni non parla unicamente di sesso, parla anche ovviamente di sentimenti, però ovviamente in prim'ordine qui abbiamo l'erotismo, perché è un 4 di bastoni, d'accordo? Quindi sicuramente qui c'è una persona con la quale ovviamente ci sarà felicità, ci sarà fioritura, successo, ricchezza ovviamente da un punto di vista erotico, quindi vi sentirete sicuramente bene. Ovviamente in questo caso si tratterà di tempistiche direi piuttosto veloci, vi ripeto, quindi non stiamo parlando di 3, 4, 5 mesi, d'accordo? Quindi entro al massimo un mesetto di tempo. Qui ci saranno dei contatti con questa persona che ovviamente vi farà capire tutto il suo interesse. Quindi qui ne nascerà ovviamente una frequentazione, una conoscenza molto importante, soprattutto, ecco appunto, da un punto di vista strettamente ovviamente erotico, d'accordo? Dunque, ora occupiamoci appunto della penultima posizione, quindi ovviamente cerchiamo di capire ovviamente come dovreste comportarvi, quindi il consiglio che appunto vi viene dato ovviamente dagli arcani. Allora ragazzi, in questo caso abbiamo il 7 di denari. Allora prendetevi del tempo ovviamente per diciamo scegliere effettivamente la persona giusta. Il 7 di denari è una carta diciamo molto lunga come tempistiche, proprio perché rappresenta diciamo molta razionalità, comunque un investimento a lungo termine. Quindi quello che vi viene fondamentalmente consigliato dagli arcani è diciamo di non lanciarvi immediatamente facendo castelli in aria anche da un punto di vista sentimentale con questa persona, vista appunto dal 4 di bastoni, proprio perché sarà necessario molto più tempo, 7 di denari, per riuscire, vedete, a capire anche un po' i gusti e le necessità dell'altra persona. Cioè il 7 di denari parla proprio del, diciamo, non affrettare i tempi, non accelerare, diciamo, le tempistiche, proprio per riuscire a capire effettivamente bene, d'accordo, chi voi abbiate ovviamente di fronte a voi. Quindi per non magari anche rischiare poi di in qualche modo sentirsi nuovamente deluse dall'aver magari investito molto in una storia che potrebbe alla lunga portare alla noia e alla consuetudine. D'accordo? Perché il 7 di denari in questo mazzo rappresenta, vedete, proprio uno dei due amanti molto ovviamente eccitato
e l'altro invece in realtà più propenso, diciamo, a darsi appunto all'altro, però non particolarmente preso dalla situazione. Ecco, voi potreste, diciamo, annoiarvi o comunque dedicare troppo all'altra persona per cercare di dare tanto all'altra persona e soddisfare l'altra persona e quindi in qualche modo mettere da parte voi stesse. Ecco, cercate di non farlo. Cioè cercate di capire se effettivamente questa persona possa effettivamente essere una persona in grado, diciamo, di dare anche un suo contributo importante per quanto riguarda far godere anche voi, oppure se è una persona profondamente egoista che appunto invece in realtà ovviamente possa preferire molto di più, diciamo, in qualche modo ricevere attenzioni da parte dell'altra persona piuttosto che darle, d'accordo? Ecco perché, vi ripeto, potrebbe essere una persona molto egoista, che pretende tanto ma che dà ovviamente molto poco, o che comunque non si prodiga tanto alla lunga, ovviamente, nel cercare di soddisfare l'altra persona. Quindi cercate di valutare bene che sia il giusto investimento per il futuro. La risposta potrebbe anche essere positiva, ma dovete cercare, vedete, di conoscervi meglio, di capire cosa piace di più all'altro e cosa ovviamente no. D'accordo? Proprio perché qui abbiamo, vedete, una donna in estasi e un uomo un po' annoiato, d'accordo? Quindi cercate un po' di capire che cosa entusiasma voi e l'altra persona, cercando ovviamente il più possibile di arrivare ad un clima di collaborazione. Do des, d'accordo? Io do a te, ma ovviamente spetterà poi anche all'altra persona dare altrettanto a voi. D'accordo? Quindi rendere felici e appagate anche voi. Questo è, diciamo, il consiglio, a mio avviso, anche più intelligente in una situazione di questo genere. D'accordo? Proprio per non rischiare di essere, diciamo, poco soddisfatte, poco appagate. Quindi partner veramente affini, da un punto di vista soprattutto erotico e passionale. Ora ragazzi, vediamo invece appunto in ultima posizione ovviamente che cosa vi attende nell'immediato futuro, comunque nelle tempistiche identificate ovviamente dall'arcano per quanto riguarda chiaramente la situazione erotico-passionale. Vediamo un po'. E qui abbiamo un fante, questa volta ovviamente di spade. Allora, il fante di spade, come vedete, questa volta ha appunto una maschera, a differenza, come vi dicevo prima, del fante ovviamente di coppe. Allora, il fante di spade rappresenta appunto una persona mascherata, cioè una persona che tende ancora a celare per, diciamo, un certo lasso di tempo, tenderà a celare il suo interesse nei vostri confronti. Quindi una persona che vi terrà d'occhio ancora per un po' di tempo e quindi una persona che, diciamo, cercherà di capire se effettivamente da parte vostra ci possa essere o meno dell'interesse. Il fante, diciamo come definizione cartomantica, rappresenta il vigilante, quindi colui che veglia, colui che è in attesa, d'accordo? È chiaro che in questo caso è in attesa di un evento predatorio, cioè una persona che ovviamente sta cercando di capire se possa essere o meno, diciamo, ricambiata ovviamente da voi per potersi muovere e come potersi chiaramente muovere. È una figura molto furba il fante di spade perché è tutto fuorché una persona spontanea, cioè potrebbe essere una persona per carità onesta, però diciamo che è una persona che tende un po' troppo a temporeggiare perché è una persona che non ama il rifiuto e di conseguenza nel momento in cui si faccia avanti con voi questa persona vuole avere l'assoluta certezza di vittoria, quindi è una persona che non vuole sprecare il suo tempo, ovviamente ad esempio corteggiando una persona che potrebbe poi rifiutarlo, quindi è una persona che vuole ovviamente sempre andare sul sicuro, d'accordo? Sicuramente il fante rappresenta una persona giovane, quindi non è questo re di bastoni, è una persona giovane che ha al massimo un 30-35 anni di età, è una persona che potrebbe spiarvi, perché ahimè il fante di spade non è solo il sorvegliante,
diciamo, ma è proprio una persona che potrebbe proprio spiarvi sui social, per esempio, sui vostri account magari WhatsApp. È una persona che vuole capire molto di più di voi e che sino ad ora potrebbe, vi ripeto, non essersi ancora aperto e palesato. È un fante di spade, quindi vi ripeto, una persona giovane, al massimo 35 anni di età, diciamo grosso modo, e potrebbe appartenere ad un segno d'aria, quindi Bilancia, Gemelli, Acquario. Oppure potrebbe averne l'ascendente in uno di questi tre segni d'aria, oppure potrebbe avere un tema natale ovviamente ricco di segni d'aria, come vi dicevo prima, nei pianeti principali che strutturano la personalità, cioè Luna, Marte, Venere e Mercurio, d'accordo? Quindi una forte presenza dei segni d'aria. È una persona che ama molto osservare, vi ripeto, e ama molto andarci con i piedi di piombo, quindi è una persona prudente, è una persona che non ha fretta, ecco perché non è ovviamente questo re di bastoni, non vuole precorrere i tempi, proprio perché vuole andarci sul sicuro. È una persona molto attenta, intelligente, parliamo di spade, molto curiosa, vi sta veramente tenendo d'occhio da tanto tempo, ma ovviamente è una persona che sino ad ora non si è ancora palesata, proprio perché, vi ripeto, è una persona che teme anche un rifiuto, quindi non vuole brutte sorprese e soprattutto vuole capire, ad esempio, chi siano amici e nemici, cioè nel caso in cui voi, per esempio, abbiate o meno un compagno ufficiale, vuole capire di più di voi questa persona, d'accordo? Quindi è una persona molto attenta e molto prudente. È chiaro che però il fante, come tutti i fanti, ovviamente parla di notizie, quindi prima o poi questa persona vi scriverà, quindi è una persona che prima o poi si paleserà, ovviamente, quindi una persona che comunque vi farà capire il suo interesse e ovviamente vi porterà notizie e ovviamente sorprese. Cioè, diciamo che l'attenzione di questa persona vi in qualche modo scioccherà, vi lascerà di stucco, perché probabilmente non avreste mai immaginato appunto che questa persona potesse mai avere interesse nei vostri confronti, d'accordo? Proprio perché è un individuo, vedete, mascherato, cioè sa celare molto bene. Ragazzi, potrebbe essere per esempio anche un vostro collega, quindi una persona che sino ad ora non ha mai mostrato interesse, anzi potrebbe magari aver dimostrato della, diciamo, antipatia nei vostri confronti, assolutamente sì, potrebbe essere per esempio un amico che può essersi spacciato sempre per grande amico, ma in realtà è una persona, diciamo, tendenzialmente comunque che ovviamente non ama particolarmente esprimere i suoi sentimenti. È un personaggio di spade, quindi i sentimenti ce l'hanno i personaggi di spade, ma ovviamente pur avendo un cuore cercano chiaramente di in qualche modo proteggerlo e tutelarlo, proprio perché temono di soffrire. D'accordo? Quindi è una persona che sicuramente, vi ripeto, non è spontanea, però non necessariamente una persona furba e che vorrà ingannarvi, è una persona che sta prendendo tempo per non soffrire primariamente lui, d'accordo? Quindi è una persona sì curiosa, ma vi ripeto, è ovviamente anche una persona disposta a tutto pur di conquistarvi, perché comunque ovviamente è una persona che ha una spada, quindi pronto alla battaglia. Quindi ripeto, il fante di spade è chi osserva da lontano, quindi questa persona ovviamente vi sta osservando da lontano, è una persona che vi porterà assolutamente notizie, quindi sicuramente si paleserà questa persona, è una persona molto intelligente, una persona ovviamente molto curiosa, ma è, vi ripeto, una persona che ha bisogno ancora di in qualche modo raccogliere delle informazioni necessarie a proteggere soprattutto se stesso. Quindi è una persona sulla difensiva che ha le difese molto alte. D'accordo? È una persona che non ama la sconfitta, quindi vuole muoversi, si muoverà quando si sentirà in grado di ottenere buoni risultati. Per ora è una persona prudente, riflessiva, che riflette molto ovviamente prima di agire, motivo per cui ovviamente quando questa persona vi scriverà o vi porterà comunque notizie più chiare, voi vi sentirete quasi spaesate, quasi scioccate, d'accordo? Però vi ripeto, è una persona pronta alla battaglia, quindi una persona che nel momento in cui ovviamente paleserà il suo interesse farà ovviamente di tutto per cercare chiaramente di dimostrarvi tutto quello che prova e ovviamente vuole da voi.
Dunque ragazzi, questa stesa ovviamente volge al termine, quindi la risposta alla domanda: ci saranno delle novità? Assolutamente sì, da un punto di vista erotico e sentimentale anche ovviamente. Con questo 4 di bastoni, appunto vi dicevo, qui ovviamente inizierà per voi una nuova frequentazione, tra l'altro non tra tempistiche epocali, quindi entro al massimo un mese di tempo ci saranno delle notizie importanti da parte di una persona. Si sbloccherà ovviamente anche questo fante di spade, di conseguenza questa persona particolarmente giovane, molto brillante, intelligente e che vi sta tenendo d'occhio da molto tempo, quindi è una persona che già fa parte ovviamente della vostra cerchia di conoscenze, diciamo, potrebbe anche essere una persona che diciamo avete modo di vedere e conoscere poco, una persona che però è sempre stata sin da subito molto interessata a voi, che però vi ripeto si sbloccherà e comunque vi farà ovviamente capire tutto il suo interesse, quindi sono in arrivo ovviamente ottime notizie. I fanti generalmente hanno tempistiche molto veloci, quindi va a ribadire diciamo la tempistica veloce del 4 di bastoni, quindi al massimo entro un mesetto voi riceverete ulteriori comunicazioni. Particolare attenzione a questo re di bastoni, una persona assolutamente libertina, totalmente inaffidabile, una persona interessata a voi unicamente da un punto di vista erotico, persona che potrebbe mentire e fingere di essere per esempio single o in crisi con la compagna ufficiale. In realtà la situazione potrebbe non essere proprio del tutto così. Questo invece fante di spade, pur in qualche modo avendo un atteggiamento magari nascosto, segreto e cauto, molto prudente, potrebbe essere invece una persona molto più leale, con la quale appunto iniziare proprio questa frequentazione identificata dal 4 di bastoni. Quindi sicuramente non vi mancheranno le buone notizie, non vi mancheranno i corteggiatori, ovviamente cercate di prendervi del tempo per capire, come vuole il 7 di denari, quale possa essere il partner giusto, d'accordo? Quindi la persona giusta che vi possa garantire il giusto appagamento proprio da un punto di vista erotico e passionale, oltre che ovviamente sentimentale, d'accordo? Dunque, stesa molto bella, come sempre chiaramente voi sapete poi che io tendo a rifare ovviamente le stese, quindi ne rifarò ovviamente altre con questo titolo e di conseguenza ovviamente andremo ancora a tenere d'occhio la situazione. Come sempre nel frattempo mi raccomando, buoni incontri, buone notizie che appunto qui ci saranno sicuramente e ovviamente come sempre buona fortuna e a presto.